Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi torno ad ascoltare Gabriel Henrique che canta in auto, ok, senza nessun tipo di effetto. E non solo canta My Heart Will Go On di Celine Dion. Questa è la versione di Jessie J, io non ho presente la versione di Jessie J personalmente, però comunque la canzone è veramente molto molto difficile. E me l'avete consigliato voi di ascoltare questi video di queste sue esibizioni in auto senza nessun tipo di effetto vocale. Si era creato un po' il dibattito se in studio utilizzasse l'autotune oppure no. Dopo magari vi do un mio parere su questa questione, però adesso sono molto curioso di andarlo ad ascoltare. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare insieme. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Come on, far across the distance and spaces between us. You have come to show you. Go on. Far wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you hear my heart will go on. Ok, wow. Bravissimo, bravissimo, sì, sì. Allora, da quello che mi avete detto, lui ha iniziato a fare questi video in auto proprio perché era stato criticato anche da altri del fatto che usasse qualche aiuto, qualche effetto in studio per sistemare la voce. Allora, vi dico la mia, così rispondo a tutti i commenti. Purtroppo non posso rispondere a tutti, quindi rispondo direttamente qui con questo video. Secondo me non c'è niente di male in studio a usare qualche effetto di correzione in alcuni punti. Non dico che lo usasse dappertutto, però su alcune note secondo me l'ha usato per correggere leggere imperfezioni. Ma non c'è niente di male, lo fanno tutti, ok? Non è una critica o un difetto. Sì, come dicevo anche nell'altro video in cui cantava Whitney Houston, ok? I Have Nothing, mhmm, si sente anche con tutti gli effetti che vuoi, si sente che canta benissimo, okay, quindi non ho mai criticato lui come cantante, anzi lo trovo veramente molto bravo, e qui ne dà la prova assolutamente, perché qua assolutamente non ci sono effetti, anzi si sente proprio che è registrato col telefono perché in alcuni punti la base addirittura tende un po' a sovrastarlo, quindi non ci sono proprio non c'è niente di corretto, di modificato, ma è buona la prima, okay, cantato così, senza nessun tipo di taglio, tra l'altro, tutto così, one take, okay? Quindi è veramente molto bravo. Se non aveva bisogno di dimostrare niente a nessuno, però sicuramente così, ha messo a tacere tutte le critiche, quello è sicuro. Bravissimo, bravo con la gestione delle dinamiche, adesso riascoltiamo alcune parti, le gestione dei passaggi di registro, l'intonazione perfetta, quindi assolutamente su questo niente da dire, e ha aggiunto anche dei melismi molto belli, molto precisi, molto bravo. Riascoltiamo un po' questa parte magari, senza stare a rimettere dall'inizio.
tutta questa prima parte è proprio basata su questi continui cambi di registro, quindi passaggi, tra, M1 ed M2, okay, voce piena falsetto, in questo caso, e quindi cambi di colore, di dinamica anche, okay, e lui li sta facendo in maniera impeccabile, precisissima, veramente molto bravo. Once more, you and Bello. my heart will go on. Questo melisma che ha fatto qua mi ha fatto impazzire, è stato precisissimo, una macchina da guerra, veramente molto, molto bravo, con questo suono pieno e lui quando va in voce piena è comunque sempre in voce mista, okay, sempre un mix molto, molto ben gestito, come vedete è rilassato, non sta facendo nessuna fatica, è seduto in macchina che, l'auto è un ambiente un po' controverso. Ci sono alcuni che amano cantare in macchina perché si sentono più a loro agio e altri invece che non si trovano tanto bene. Io dipende dalle volte, perché in auto hai un'acustica molto più, diciamo secca, okay, non c'è proprio riverbero ambientale, e questo delle volte ti fa sentire un po' più limitato, perché senti la voce più asciutta. E in più la postura non aiuta, perché sei comunque seduto e spesso seduto in maniere magari non perfettamente, erette, okay, quindi vai a schiacciare un po' il diaframma, non sei in una posizione proprio comoda, okay, per cantare. Lui se ne frega e canta da paura, come se fosse su un palco di fronte a un pubblico gigantesco, in piedi, tranquillo col suo microfono, invece qui non ha assolutamente niente di tutto questo e sta cantando nello stesso modo. Questa è tecnica, okay, con la tecnica veramente puoi fare tutto quello che vuoi e lui è veramente molto tecnico e molto bravo. Love can touch was one time. I last for a lifetime Wow. and never let go till we gone. Love was when I loved you. One true time I hold you in my life with always. Oh, oh. If wherever you are, I believe that my heart Okay. Wow. Molto bravo. Adesso vediamo che note ha fatto. Non ricordo la tonalità originale, però probabilmente essendo Jessie J version forse è un po' più bassa rispetto all'originale di Celine Dion, non lo so. Comunque è stato bravissimo, impeccabile. Ecco, in questo caso mi dispiace che non sia in studio perché in certi punti la base sovrasta un po' la sua voce. Quello è un peccato, però lì d'altra parte non è che ci potesse fare molto, su questo, perché appunto non c'è nessun tipo di montaggio, okay, a livello audio. Comunque riascoltiamo questa parte, questo ritornello. Wow. Che nota è? Okay, è un è un Si4, molto ben fatto, sì, dopo sale ancora, è vero. Sì, 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 sì. Dopo vediamo dove va a parare, però già questo Si4 è perfetto, voce piena, mista, okay, siamo sempre in mix e lo sta facendo in maniera super precisa. Di nuovo i melismi che fa dopo, impeccabile, assolutamente. Sentite che risonanza che ha,
veramente, e quando fa queste note un po' più alte sentite che il suo volume aumenta perché ha tanta risonanza e quindi potenza, ma non sta spingendo, okay, il volume è dato dalla risonanza, non dalla spinta. E questo che in quei punti lì invece è la sua voce che sovrasta la base, okay, è esattamente il contrario. Invece quando canta piano ovviamente, su dinamica un po' più bassa, avviene il contrario. Comunque andiamo avanti, sentiamo la parte dopo dove sale. With your healing, my heart and my heart Wow, bravo, bravo. Okay. You, my heart will go on. Okay. Alla fine pure la parte a cappella. Pazzesco, veramente molto, molto bravo, molto bravo. Di nuovo qua peccato perché in certi punti di nuovo la base tende a sovrastare la voce, quindi non si capisce in alcuni punti. Io voglio proprio sentire le sfumature della voce e in certi punti, le ho un po' perse, però si sente che è super preciso, sempre con questo suono pieno. Questo è una voce mista, che passa da un M1 in voce mista a un M2, quindi un mix in M2 molto pieno, molto pieno, molto risonante, molto stabile, okay, è veramente tanto bravo. Vorrei riascoltare questo crescendo finale e alla fine ha fatto pure il fischio, quindi questo M3, okay, perfettamente intonato, precisissimo, incredibile, veramente molto, molto bravo. Una macchina assolutamente. No, sì, beh, un cantante così non ha assolutamente bisogno di correttori vocali, di autotune o cose simili, infatti, assolutamente. Quindi, poi è anche vero che ci sono alcuni cantanti talmente precisi che sembra che abbiano l'autotune anche quando non ce l'hanno, okay, è vero anche questo. Quindi io son sempre il primo a dire che potrei sbagliarmi quando do dei giudizi, diciamo, tecnici di un certo tipo. Però vabbè, comunque io direi che l'argomento autotune possiamo lasciarlo da parte, perché ha dimostrato assolutamente, per quanto non ce ne fosse bisogno, che è precisissimo, veramente bravo. Riascoltiamo dal crescendo finale. Vediamo. No, un po' prima. Eccolo. Okay, vediamo che note sono. Secondo me è proprio la tonalità originale questa qui. Se non ricordo male è proprio
la stessa in cui canta anche Céline Dion. Quindi veramente stiamo parlando qua di un mi bemolle 5, quindi una nota particolarmente alta. Questa prima secondo me l'ha fatta un po' più girata, okay, un falsetto molto addotto, dopo invece l'ha fatta proprio in voce piena, okay, lì proprio non si scappa. Qua probabilmente, non lo so, per sicurezza l'ha fatta un po' più leggera, non so come dire. Riascoltiamo? Qua su questo "no" è ritornato in voce piena e poi da lì in poi ci è rimasto, perché sentite dopo. Qua sì, qua su questo "Forever This Way" è proprio perfettamente, per quanto sia comunque in M2, è sempre in voce piena, okay, perché sta usando le false corde, okay, questo è un mix in voce piena, punto. È perfetto, bravissimo, il suono è collegato e potente sempre nello stesso modo, che lui stia cantando in M1 o che lui che stia cantando in M2, okay, bravo. Okay, sentite poi che qui è pure distorto il suono, quindi aggiunge proprio una distorsione glottica a questa nota che vediamo che nota è, un do 5, quindi, bravo, impeccabile questa nota lunga tenuta perfettamente senza nessun tipo di sbavatura, bravo. E qua ha fatto il fischio, okay, guardate come sempre rilassato, senza nessun tipo di sforzo. Bravissimo, questo è proprio coordinazione muscolare. Cantare è un atletismo, anche se non sembra, è un atletismo interno di tutta una serie di muscoli che devono collaborare per creare un equilibrio, okay, e quindi, la voce rimane in equilibrio se queste tensioni muscolari sono in equilibrio e lui è perfetto. Vediamo che note ha fatto su questo fischio perché secondo me è andato veramente tanto su. A me sembra questo Sol diesis 6 in M3, quindi registro di fischio. Bravissimo, preciso anche su questo M3. È difficile essere precisi su questi fischi, veramente. Io non li so fare, quindi non ci provo nemmeno. È veramente molto, molto bravo. Qua ha fatto 300 note velocissime, alla velocità della luce e super precise. Qua veramente invidio la sua agilità vocale perché è veramente una macchina da guerra. E qua la parte che ancora più mi è piaciuta è questa sezione a cappella che ha fatto alla fine. La base ha smesso di suonare e lui canta da solo, solo con la sua voce e comunque risulta comunicativo, risulta ti tiene comunque incollato fino alla fine. Riascoltiamo quest'ultima parte. You, my heart will go on. Bravo, veramente bravissimo, wow, okay, bene.
io direi che possiamo chiudere qua. Mi ha spettinato totalmente, vorrei ascoltare altre sue esibizioni, approfondirò sicuramente questo cantante straordinario. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Gabriel Enrique. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!